Finisce qua, il Milan vince il derby, si ferma a 6 la striscia di vittorie consecutive nel derby per l'Inter, 2-1 la vittoria del Milan, serata amara, serata molto deludente, con un Milan che ha meritato purtroppo di vincere questo derby, un Milan che ci ha messo dentro più cattiveria, ci ha messo dentro più voglia di vincerla, l'ha vinta Fonseca su Inzaghi, perché dal punto di vista tattico Inzaghi va con le sue certezze, Fonseca cambia, fa con un atteggiamento che per molti sembrava spregiudicato e sembrava quasi una sorta di suicidio tattico da parte di Fonseca, andare ad attaccare l'Inter con così tanti giocatori offensivi. Invece ha trovato la chiave giusta per fermare questa Inter e per fermare la costruzione di un Inter che è sembrata molto spenta sulle gambe dopo la gara di Manchester, sia dal punto di vista fisico che mentale, devo dire. Simo, è una partita in cui, devo dire, purtroppo mi duole dirlo, ma portano a casa meritatamente questa vittoria e più di una volta abbiamo detto nel secondo tempo in poi cerchiamo di portarla fino al pareggio, cerchiamo di portarla a casa fino al pareggio. Si sono riaccesi, li abbiamo fatti riaccendere, questa non era la vera Inter, ma forse non abbiamo ancora visto la vera Inter in questo inizio di campionato, perché la grande prova di Manchester, ok, ma comunque è arrivato un pareggio. La vittoria con l'Atalanta, ne avevamo già parlato, c'era da fare anche la tara su un'Atalanta con vari problemi. In trasferta abbiamo avuto grandi difficoltà, continuiamo a prendere gol, c'è qualche problemino sicuramente da analizzare, oggi non c'eravamo proprio. Sì, oggi non ha funzionato nulla, il risultato è ampiamente stretto per il Milan, che poteva vincere ma davvero tranquillamente 4-5-1. Già solo l'occasione finale, che poi vabbè arriva perché la partita ha questo sviluppo, però ne ha una gigante Leao una decina di minuti prima del 2-1, ce ne sono comunque state varie, quindi il Milan ha strameritato, non c'è poco altro da dire da questo punto di vista. Lato Inter, l'unica attenuante che si può dare è la fatica di Champions. È vero che ha giocato anche il Milan in Champions, però sono state partite molto diverse, l'Inter ha avuto una gara molto dispendiosa dal punto di vista fisico e mentale, però comunque oggi non ci ha capito nulla. E la cosa che mi ha fatto arrabbiare tanto, la cosa che più mi ha fatto arrabbiare è stato proprio l'incapacità dell'Inter di capire il momento, come ti ho detto negli ultimi minuti della cronaca, perché, ripeto, ci può stare che il Milan inventa la partita perfetta, Fonseca, hai detto bene, l'ha preparata molto molto bene e sono entrati in campo, tra l'altro, al di là della preparazione tecnica, anche molto aggressivi, vogliosi, altro che mollare l'allenatore. Questi tutt'altro, non hanno affatto mollato l'allenatore e ci può stare, però nel momento in cui te ne rendi conto, secondo me devi capire il momento e muoverti di conseguenza. E da una parte Inzaghi durante la partita a un certo punto ti ho detto: mi viene in mente una cosa ma te la dico alla fine sperando di dirtela col sorriso. La cosa che mi è venuta in mente è che i cambi che fa oggi Inzaghi, soprattutto quello di Barella alla fine, mi ricordano molto sinistramente i cambi del famoso derby di Giroud, dove Sì. Inzaghi toglie 2 centrocampisti e Perisic, e magari a livello anche fisico ci può stare, però in una gara così togli l'essenza, togli proprio, cioè Barella, ragazzi, anche su una gamba in una partita così non lo tolgo mai, e tu invece cominci con Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan e finisci con Zielinski, Aslani, Frattesi, cioè io non so quante volte si vede nel calcio una roba del genere, più volendo perfino anche un quinto su due, ma vabbè. E questo è un grande errore da parte di Inzaghi. E poi l'altro grande errore da parte di tutti, qui non so dirti se è più di Inzaghi o della squadra, è che soprattutto nel secondo tempo, dal 55/60 in poi, era evidente che il Milan oggi avesse più gamba, più forza, arrivavano su tutte le seconde palle, su tutti i rimpalli, e noi invece che renderci conto di questo e quindi essere magari un pizzico più conservativi, continuavamo a cercare la pressione, a uscire anche quando eravamo coi tempi sbagliati, pressavamo male, ci muovevamo male, e non a caso appunto hanno avuto una marea di occasioni. Che si prenda gol in questa maniera e all'89esimo è una roba che va stra di lusso all'Inter. L'Inter poteva prendere gol già al 60esimo serenamente, che forse sarebbe stato anche meglio, che magari cambiava anche tutto, però ce la siamo anche un po' scavata da soli, questo voglio dire. Anche perché ci ha salvati Sommer su tante occasioni. Sono d'accordo, Simo, annuivo quando parlavi del paragone con quel famoso derby, perché ci sono tante somiglianze stasera probabilmente con quel derby, a livello proprio di atteggiamento
E non a caso è stata una delle partite più brutte secondo me dal punto di vista proprio della costruzione dell'Inter, nel senso che comunque siamo arrivati a costruire occasioni senza mai riuscire a fare quella nostra famosa costruzione a partire da dietro. Abbiamo avuto sempre problemi ad uscire bene dalla nostra area, proprio per merito di questo pressing che ha saputo mettere in atto il Milan con questa sorta di 4-2-4 sostanzialmente in fase di costruzione. Il nostro centrocampo è stato tagliato completamente fuori e le letture a partita in corso sono sembrate di un Inzaghi che secondo me a un certo punto è andato un po' in affanno, un po' in difficoltà, un po' anche in overthinking, visto che abbiamo affrontato Guardiola e ne abbiamo parlato spesso. Poi ehm, ho visto un Inter che nel momento in cui Inzaghi secondo me la stava capendo come partita, quando non riuscivamo a passare per le vie centrali e allora siamo passati di più dalle fasce, di più coi cambi campo, eccetera. Poi io do delle responsabilità anche ai singoli, perché oggettivamente io oggi da Dumfries mi aspetto molto di più in questa partita e se dalle fasce centrali non riesce a giocare, sulle fasce riusciamo a sfondare un po' e con Di Marco infatti arriviamo al gol da quella parte, Dumfries dall'altra parte non ha fatto assolutamente niente. In un derby in cui loro sono un po' spalle al muro, con la possibilità anche, si è parlato prima della partita, in caso di sconfitta, di esonerare l'allenatore, eccetera, dovevamo essere noi a mandare loro in difficoltà e a mettere loro in difficoltà dal punto di vista mentale. Dumfries in questo spesso con Teo Hernandez ha vinto il derby, ha vinto il duello, questa volta invece non ci siamo proprio stati, e anzi siamo stati noi, come dicevi anche giustamente tu nel primo tempo, a sembrare più nervosi di loro in alcuni momenti, come bastoni nel primo contrasto che non serviva quella reazione dopo il gol che abbiamo preso e non siamo andati bene. Ci ho visto dentro anche tanti errori dei singoli, ma in tante situazioni. Adesso, ragazzi, sto cercando di seguire la chat, ma qua si sta criticando, cioè sto leggendo delle cose che faccio fatica a leggere perché si va dalla troppa presunzione, tutti i giocatori non vanno rinnovati, è stato sbagliato a fare rinnovi, va venduto questo, va venduto quell'altro, è la solita caccia all'uomo di questi momenti. Oggi è una partita in cui Simo, io comunque faccio fatica a salvare qualcosa che non sia Di Marco e Sommer, probabilmente. Perché per il resto degli attaccanti ho visto sì, in alcuni momenti un Lautaro che torna di più ad aiutare, ma è ancora troppo poco. Un Thuram che si è mosso, le occasioni le ha avute, una parata di Maignan e okay. Ehm, io oggi ci vedo un problema di bravura dell'avversario, che ha saputo gestire, impostare bene la partita e metterci in grosse difficoltà. Letture nostre, con Inzaghi che a gara in corso non ha aggiunto in questa squadra sostanzialmente con i cambi nulla, perché l'atteggiamento non è cambiato nulla. E poi proprio di gamba, in ritardo su ogni pallone, i rimpalli sempre dalla loro parte e la stanchezza post Manchester. Okay, noi siamo andati in trasferta, loro hanno giocato a San Siro, la loro partita dopo 50 minuti era finita, quindi sicuramente un altro discorso. Ma male, oggi ne usciamo male da questa partita e non si può far altro che voltare pagina e ripartire dalla prossima settimana con tutto un altro campionato. Sì, 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 c'è veramente poco da fare. La cosa è che comunque noi un epilogo simile l'abbiamo anche già vissuto, cioè negli anni Inzaghi ha vinto tantissimi derby, però in questo quadriennio comunque ne ha persi un paio, uno molto doloroso, ma pure quello del 3-2 all'andata del secondo anno, se non sbaglio, arrivavamo in momenti diversi, però comunque cioè, si può, anzi si deve voltare pagina. È un derby che per fortuna arriva all'inizio della stagione, quindi non complica nulla, come fece purtroppo quello di Giroud, però ecco, adesso alla quinta partita abbiamo già perso dei punti che l'anno scorso, insomma, non eravamo abituati a perdere con questa frequenza. No. In tanti infatti stanno anche dicendo l'Inter quest'anno sta cercando di fare all-in sulla Champions. Ecco, io spero di no, perché la Champions va onorata, si può provare, si deve perché provare ad arrivare almeno nelle prime 8, arrivare avanti, perché comunque i numeri ci sono, però la Champions verosimilmente non è roba da Inter, non è roba da Serie A, quindi ok valorizzarla, ma non a discapito del campionato. Io personalmente ho sempre detto questo e continuo a pensarlo, e quindi ecco, poi lo scopriremo col tempo. Abbiamo fatto una partita, non è che
possiamo trarre adesso già questa conclusione. Però è una sconfitta dolorosa perché oggettivamente arrivavamo in un momento molto Però, diverso da loro. Sul discorso della Champions, Simo, io continuo a pensare che in realtà l'obiettivo, l'ho sempre detto, è quello di arrivare agli ottavi tra le prime 8. Non è tanto un discorso di andiamo a vincere la Champions. E questo forse è il problema in realtà. Perché se tu mi dicessi voglio ambire a vincere la Champions, allora ti vengo dietro e dici ok, sei ambizioso. Se l'obiettivo è arrivare tra le prime 8 perché mi interessa quanto incasso, mi interessano gli ottavi di finale di Champions dal punto di vista economico, quello è il vero problema da analizzare, che poi a parte lo faremo. Io voglio ringraziare EC che dice scelte sbagliate, vergognoso per me, grazie per il supporto con la super chat, ma parlando anche dei singoli, Simo, secondo me ne esce ancora un quadro da questa partita di diversi giocatori chiave ancora troppo lontani dai loro standard. Parto dalla difesa, Pavard ancora oggi molto male. Ancora oggi lo vediamo troppo in ritardo di condizione, molto distante dal Pavard dell'anno scorso. A un certo punto io mi aspettavo anche Bissek dentro, che magari da dietro poteva essere più imprevedibile nell'andare ad attaccare, e francamente dietro non sarebbe mancato molto rispetto a questo Pavard che stiamo vedendo in questa prima fase di stagione. Principale responsabile secondo me in occasione del primo gol preso, insieme a Mkhitaryan, che è quello che fa l'errore. Mkhitaryan io ho visto azzeccare quasi nulla sinceramente in questa partita, e oggi se tu fai giocare la condizione e non i nomi, Mkhitaryan non può essere titolare in questa Inter in questo momento. E anche davanti, secondo me, qualche domanda va messa, perché a meno che Taremi non sia uscito stanco e non in forma, io capisco che è difficile tenere fuori Lautaro, capisco che è difficile tenere fuori gli attaccanti, ma oggi gli attaccanti sono stati isolati bene e hanno fatto poco per venire fuori, si sono visti poco. Sì, poi tra l'altro tra i due giustamente viene martellato di più Lautaro, ma è anche perché quello che veniva più incontro e dei pochi palloni che riuscivano a giocare era quello che ne toccava di più, però effettivamente ha fatto molto male. Però sai, con il City abbiamo visto che Inzaghi non fa le formazioni per i nomi, perché altrimenti comunque non ti tiene fuori appunto le tre colonne nella gara contro il City. Quindi non è tanto una questione legata a questo, forse cioè comunque tu comunque hai tenuto fuori Pavard, Mkhitaryan e Lautaro col City, e vedendo quanto stanchi erano quelli che hanno giocato col City, è legittimo dire li metto dentro oggi perché hanno riposato mercoledì. Poi se ti fanno questa prestazione, ragazzi, cioè diventa complesso. Poi tra l'altro Lautaro secondo me ha fatto tantissimi errori che si ricollegano a quel discorso che facevo prima, da riuscire a leggere i momenti, no? Anche nel finale, il velo, il tocchettino, cioè basta, al 70° se ancora non hai capito che cavolo di partita stai giocando, è un problema, perché poi ti chiami Lautaro, ti chiami Pavard, cioè non sono... Se mi butti in campo Palacios, estremizzo, e mi fa sti errori, ok, ma sono giocatori esperti ormai. Io questo non si può accettare, secondo me. È un errore che, vista la stagione fatta l'anno scorso e la consapevolezza acquisita l'anno scorso, credevo che fosse stato superato. E invece oggi, quantomeno, misuriamo l'oggi, torna prepotentemente questa questione più psicologica che altro, arriverei a dire. Io chiudo dicendo che, come ho detto in settimana, ma l'ho detto anche prima, cioè a Manchester Inzaghi può aver battuto, diciamo, Guardiola, anche se la partita è finita in pareggio. Oggi Fonseca batte Inzaghi. Secondo me nella gestione oggi è una delle partite non più gravi, però più brutte delle varie gestioni di Inzaghi, per tanti motivi, per come è andata, e eri riuscito a raddrizzarla, ma con un colpo dei singoli sostanzialmente, e poi non hai saputo applicare delle contromisure in gara. Franco scrive: peccato, ma i veri interisti non scendono dal carro. Credo che ci è mancato Taremi oggi. Non dimentichiamo che abbiamo vinto i 6 derby precedenti. Comunque sempre solo forza Inter. Grazie Franco, grazie di cuore davvero. Grazie Angelo, va bene così. Testa alla prossima, il Milan ha meritato, scrive Angelo, e questo infatti è la prima cosa che abbiamo detto. Purtroppo vanno fatti i complimenti a loro, a Fonseca, al Milan, e l'hanno centrato. L'effetto di questo derby, Simo, è comunque quello di una classifica che è ancora corta e che è ancora tutta da decifrare, perché al momento il Torino è in vetta con 11 punti, Napoli e Udinese sono a 10, Juventus e Empoli a 9 punti, l'Inter è sesta con 8 punti, poi ci sono la Lazio a 7, Atalanta a 6, Roma a 6, il Milan, anzi no, il Milan sale a 7, quindi a 8 con questa vittoria, come a noi, quindi sesto posto insieme a noi con 8 punti, all'effetto di
accorciare e aprire ulteriormente la corsa a scudetto. Ieri il pareggio tra Juve e Napoli andava bene, secondo me, per noi, detto che il Napoli giocando solo con il campionato è da tenere in forte considerazione. In questo momento la classifica non ha senso guardarla, io continuo solo a dare un'occhiata a come facciamo la corsa su queste altre 3 o 4 squadre, e la sensazione era che oggi potevi mettere fuori gioco il Milan e invece si riporta ampiamente in corsa, quindi Inter, Milan, Juve e Napoli sono tutte lì in lotta. Sì, ma anche qui cioè non possiamo fare dei discorsi pre-campionato e poi sorprenderci quando i nostri discorsi si avverano, perché magari c'era stato qualche problema prima. Come hai detto bene durante la cronaca, l'anomalia sul Milan non è che possa farti anche una gara così, è che faccia le partite che ha fatto col Parma e col Torino, per esempio, perché comunque rimane una squadra forte. Io su Fonseca umilmente nel pre-season dicevo, per me è un bravo tecnico, poi se si comincia a piolizzarlo, cioè a fronte magari di un inizio balbettante si comincia a andarli tutti addosso, non è Antonio Conte, quindi a livello mediatico potrebbe fare fatica, però poi alla fine a me è sempre piaciuto, ma poi questo è un giudizio personale. No, sulla classifica io non l'ho mai guardata fino a dicembre, negli anni migliori, negli anni peggiori, ma a me la classifica non frega quando ci sono 12 punti, cioè non serve veramente a nulla. Semmai, come hai detto, è proprio il discorso psicologico. Cioè, battere il Milan oggi, parte che forse avrebbe portato appunto all'esonero di Fonseca e comunque la stagione ti cambia e poi gli avresti dato una bella mazzata, invece lo hai rianimato e niente, bisogna fare i conti anche con questo. Ne riparleremo anche a parte della situazione difesa, diciamo all'inizio, anche troppi gol presi. Non è in linea con quello che facciamo l'anno scorso, in cui abbiamo fatto un super cammino. È in linea, come dicevo però 2 settimane fa, col periodo settembre-ottobre, dove storicamente l'Inter di Inzaghi ha sempre avuto più di qualche difficoltà, perché vi avevo fatto vedere i risultati, e settembre-ottobre è sempre un periodo molto delicato e molto particolare. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, e vi aspettiamo su passioneinter.club per analizzare un po' tutto quello che sta succedendo in questo momento.